Oggi facciamo un viaggio al di là dell'oceano per vedere uno dei musei più belli del mondo. Pensa che nel 2020 ha ricevuto il premio come miglior museo ed è sulla comicità. Sei pronto? Allora, tuffiamoci insieme. Ciao, io sono Dandy Dan e faccio il comico visuale. Insieme a Diva G siamo un duo comico. Se sei appena arrivato, sappi che parliamo di comicità, della sua storia e delle sue tecniche e i suoi segreti. Per questo ti consiglio di iscriverti e di azionare la campanella. Siamo inoltre gli organizzatori del Think Comedy Festival. Sì, il famoso festival della comicità muta. Non lo conosci? Beh, allora poi ti aspettiamo qui. Questo è il National Comedy Center, il museo interattivo dedicato alla storia dell'umorismo e dell'intrattenimento comico negli Stati Uniti e nel mondo. È un museo straordinario. Se siete appassionati di comicità è assolutamente da non perdere. Certo, puoi andare a vederlo di persona e te lo consiglio, ma se vuoi, ora puoi visitarlo con noi e scoprirlo in questo video. Il museo è stato inaugurato nel 2018 a Jamestown, in New York, città natale della celebre comica americana Lucille Ball. È stata scelta perché qui ogni anno si tiene il Lucille Ball Comedy Festival, uno degli eventi comici più importanti degli Stati Uniti. Lucille è stata davvero una pioniera della comicità e tempo fa ho fatto un video su di lei, anche perché è uscito non da molto il film della sua vita. Si è pensato che potesse essere subito un successo la sua apertura proprio in questa città e lo è stato. Il museo è diviso in diverse aree tematiche, ognuna dedicata a un'era specifica della comicità americana. Ma il National Comedy Center non si limita solo alle esposizioni. Il museo organizza anche eventi, spettacoli dal vivo e proiezioni di film comici. Inoltre, il museo è pieno di curiosità divertenti. In sintesi, il National Comedy Center è un museo divertente e educativo, con numerose esposizioni interattive e multimediali, ognuna dedicata a un'era. Ecco alcune delle esposizioni più importanti e famose del museo. La Comedy and the Human Condition, una sezione che esplora come la comicità si sia evoluta nel corso dei decenni, riflettendo nei cambiamenti della società e nella cultura. Poi c'è The Honeymooners, una sezione dedicata alle famose sitcom degli anni 50. Late Night TV, una sezione dedicata al mondo dei talk show notturni, con oggetti esposti che vanno dal microfono utilizzato da Johnny Carson al tavolo di David Letterman. Poi c'è la sezione Saturday Night Live, una sezione che celebra uno dei programmi televisivi comici più famosi e longevi della storia degli Stati Uniti. Con costumi originali e oggetti appartenuti ai personaggi dello show. Percorrendo si trova anche il George Carlin, una sezione dedicata alla vita e alla carriera del celebre comico americano George Carlin, con esempi dei suoi monologhi, oggetti personali e repliche dei suoi spettacoli. Poi c'è il Master of Telegraph, una sezione dedicata alla storia della scrittura comica e al lavoro dei comici di stand-up. E poi la Blue Room, che non è altro che una zona dove puoi ascoltare le battute più volgari dei comici americani. Oltre a queste esposizioni, dal cinema ai fumetti, ci sono una marea di oggetti da collezione e memorabilia appartenuti ai celebri comici, come i costumi di Lucille Ball e le battute scritte di Milton Berle, il microfono utilizzato da Bob Hope durante la Seconda Guerra Mondiale e il costume di Peter Sellers utilizzato nel film Dottor Stranamore. Beh, ci sono tantissimi oggetti notevoli che includono il taccuino di schizzi utilizzato da Steve Martin, il valore incommensurabile e straordinario del vestito di Andy Kaufman,
copioni di Lucille Ball, i costumi di Eddie Murphy, la macchina da scrivere di Sid Caesar. Sì, Sid Caesar è stato uno dei più famosi comici americani degli anni 50 e 60. Poi puoi trovare il costume di Jerry Lewis, il costume di V.C. Fields, ma non dobbiamo dimenticare il cappello e la macchina da scrivere di Buster Keaton, il bastone di Chaplin, il vestito di Rod Skelton. Wow! Tutto è nato grazie a lei. Il Lucille Ball Festival of Comedy è un evento annuale creato nel 1991 e celebra la vita e il lavoro di Lucille Ball. Si svolge solitamente ogni anno nel mese di agosto e vengono organizzati spettacoli di stand-up comedy, proiezioni di film comici, mostre d'arte, laboratori di scrittura comica e altri eventi correlati alla comicità. Una delle attrazioni principali del festival è la competizione Lucy Daisy Comedy Competition, in cui comici emergenti si sfidano per ricevere un premio in denaro e anche un contratto di rappresentanza con un'agenzia di talenti. La competizione è diventata un'importante piattaforma di lancio per molti giovani comici che hanno poi raggiunto il successo nella carriera, ma è sempre grazie a questo festival. Il festival è diventato un evento di grande rilevanza culturale e turistica per la città di Jamestown, attirando ogni anno migliaia di visitatori da tutto il mondo. L'evento celebra la comicità in tutte le sue forme, onorando la vita e il lavoro di una delle comiche più importanti della storia, Lucille Ball. Non ci resta che comprare un biglietto e partire per Jamestown, perché alla fine è vero che se vuoi visitare rimanendo a casa, ma vuoi mettere e trovarti davanti a cimeli incredibili appartenuti a leggende della comicità? Grazie per avermi seguito e per aver viaggiato con me. Prossima destinazione? Seguimi e vedrai. Ciao, a presto!